Ciao a tutti ragazzi, oggi vi faccio una piccola recensione della Mower GE200. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Io sono Luca, se non l'avete ancora fatto per favore iscrivetevi al canale e premete la campanellina per ricevere aggiornamenti su ogni video caricato. Per chi mi segue da un po' avrà notato che in questo ultimo mese non ero qui nel mio solito studio, ho cambiato la location solo momentaneamente e non ho più fatto un video in cui parlassi o spiegassi la tecnica, ma sono stati tutti video incentrati su la Mower GE200. Questo non per motivi di sponsor o altre cose, ma semplicemente perché mi trovavo in Inghilterra, quindi fuori dall'Italia, e ho dovuto portarmi il setup più leggero possibile per continuare a fare dei video e continuare a fare il chitarrista anche fuori dal mio parco giochi. Quindi il mio setup è stato questa chitarra, la Mower GE200, un cavo USB collegato al mio computer e un paio di cuffie. Avevo già utilizzato la Mower durante il mio ultimo contratto sulla nave da crociera, ma è stato un utilizzo assolutamente live, quindi differente da quello di quest'ultimo mese. Ciò nonostante, i motivi per cui avevo scelto questa pedaliera quest'estate, quindi l'ho comprata a giugno del 2018, sostanzialmente la mia scelta si è basata su alcuni fattori. Numero uno, la dimensione, perché era più piccola delle concorrenti, Helix o Headrush piuttosto che Fractal AX8, AX8, in più pedale d'espressione già incluso, e poi una cosa che farà ridere ma per me è fondamentale è il master volume in questa posizione che io tramite il piede riesco a cambiare in tempo reale, perché spesso, nonostante uno possa programmare i suoni nella maniera più efficace, c'è la necessità di sentirsi un po' di più o un po' di meno. Quindi come fa anche Scott Henderson, che lui ha proprio un pedale del volume di questo tipo, a potenziometro, per fare questi micro aggiustamenti del volume, anche io ho preso ispirazione da lui, e questa caratteristica è una caratteristica che assolutamente per me è vincente e che utilizzo anche sulla mia pedaliera standard, quella con i miei pedalini. Lo faccio con l'EP Booster dell'Exotic, ha un potenziometro leggermente più grosso ed è l'unico potenziometro del pedale, e quindi riesco a fare questo tipo di aggiustamento, e per me è una cosa importante. Per chi non conoscesse proprio la Mower GE200, è una pedaliera digitale, un simulatore, un emulatore di amplificatori, casse e con un parco effetti, che ci permette di avere un suono fatto e finito, essere indipendenti, poter uscire direttamente e andare nel mixer con un suono già preconfezionato, oppure pilotare un amplificatore, entrare se volete nel preamplificatore o nel return del loop effetti dell'amplificatore, e utilizzare quindi questa pedaliera come un preamplificatore, utilizzare quindi il finale come si faceva una volta negli anni 90 con i sistemi a rec, vabbè, qualcuno lo fa anche adesso, e quindi avere il suono che esce dalla cassa, eccetera. Alcuni utilizzano anche dei finali di potenza che stanno diventando abbastanza diffusi al momento. C'è quello della Moer, mi pare che si chiami il Baby Bomb, c'è quello della Electro Harmonix, il 44 Magnum mi sembra, più altri sistemi dedicati che permettono di pilotare una cassa. In quel caso avremo un sistema praticamente ibrido, digitale analogico, per poter suonare dal vivo. Durante quest'ultimo mese però io ho utilizzato questa pedaliera soltanto per registrare, quindi è stato il mio piccolo studio portatile. Veramente più piccolo di così non ho trovato nessun'altra soluzione, perché anche il fatto di portare una scheda audio, praticamente la scheda audio mia è più o meno grossa così, quindi invece di suonare con i plugin ho detto ma sì, proviamo a conoscere ancora meglio, più nel dettaglio, questa pedaliera, e ho portato questa. Anche perché in realtà la mia scheda audio costa di più, quindi se si fosse rotto durante il trasporto avrei avuto qualche dispiacere in più. Avete quindi visto, se siete iscritti al mio canale, se no vi invito di nuovo a iscrivervi, ve li linko qua sopra alcuni dei video che ho prodotto in quest'ultimo mese,
cercando di replicare dei suoni famosi, tra cui quello di Van Halen, e mi sono veramente divertito come un pazzo. Collegato la Moer via USB, utilizzato l'editor che si può scaricare per cambiare i suoni direttamente dal computer invece che sulla pedaliera. Per me è più comodo, proprio perché dal computer magari ho trovato addirittura delle tracce originali isolate, che ne so, si trovano su YouTube. Quindi la traccia originale di Panama, ho detto fantastico. Allora con vari software, tipo io uso Transcribe, mando in play e poi con il software della Mover cerco di andare a modificare il suono in maniera tale che sia il più vicino possibile. Quindi è molto comodo per me, utilizzando il mouse e la tastiera del computer, schiacciare play, andare a sentire il suono e poi andare a modificare sempre con il mouse il suono invece suonando la chitarra. Quindi per me è un workflow, diciamo, molto, molto comodo e molto funzionale. E ripeto, mi sono divertito tantissimo, quindi è veramente un bel giocattolo non perché sia poco professionale questa pedaliera, ma proprio per la quantità di divertimento che in realtà sono riuscito ad avere giocando in questa maniera. E sono stato piacevolmente colpito dalla qualità sonora di questa pedaliera. Non avevo prima, diciamo, studiato così approfonditamente le potenzialità di questa macchina, non avevo molto tempo, ho dovuto creare un sacco di preset per il mio contratto in nave che andassero bene per le sequenze che avevamo con la band, mentre in questo caso, cercando di andare veramente a replicare il suono dei chitarristi appunto che mi piacciono, ho visto che questa pedaliera comunque ci si avvicina parecchio. Ovvio che non è la stessa cosa, per quanto si possa dibattere, l'amplificatore vero, anche microfonato, probabilmente è ancora diverso. Poi le mani, ad esempio di Van Halen, ovviamente quelle vanno il 99%, ma comunque il risultato è decisamente buono, specialmente considerato il prezzo e la portabilità di un sistema del genere. Quindi l'eterna lotta analogico versus digitale io lo trovo un pochino sterile, nel senso che secondo me sono dispositivi assolutamente differenti e per quanto mi riguarda io sceglierei sempre un amplificatore in un mondo ideale, ma a volte per questioni di praticità l'amplificatore è una scelta poco conveniente. Ok? C'è da dire inoltre un'altra cosa. Il sistema digitale, siccome ha veramente tante variabili, perché si può scegliere il gain ovviamente dell'amplificatore, tutti i suoi parametri, così come scegliere la cassa, così come scegliere l'ordine della catena degli effetti semplicemente con un click. Ecco, questa cosa porta ad avere molto potere, e da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Quindi se non si sa quello che si fa, si può incorrere ad ottenere dei suoni magari brutti e poco desiderabili, cosa che magari è un pochino più difficile se si attacca una chitarra dentro un Marshall. Ecco, diciamo che un sistema un pochino più semplice forse a volte porta dei risultati migliori rispetto ad avere un sistema molto completo, ma allo stesso tempo che può essere complesso per un chitarrista novizio. Quindi il mio consiglio è comunque quello di saper come costruire un suono, a prescindere che il sistema sia digitale oppure che sia analogico, e dopodiché andare a ricercare di costruire questo suono in una maniera o nell'altra. Questo sistema comunque mi è parso assolutamente realistico nel simulare anche la catena degli effetti, quindi mettere un chorus ad esempio prima dell'amplificatore o dopo l'amplificatore ha una risposta che ricorda assolutamente quella reale che si può ottenere con il gear, con gli strumenti nel mondo analogico, nel mondo vero. Quindi per chi è indicata questa pedaliera? Questa pedaliera è indicata assolutamente per il chitarrista che magari fa tante date e ha bisogno di
un setup di scorta, perché se dovesse malauguratamente essere che il proprio sistema di amplificazione non funzionasse per qualsiasi motivo, parte un fusibile, non si hanno i fusibili dietro, eccetera, questa pedaliera è piccolina, sta nella custodia della chitarra, si tira fuori la pedaliera e si può tranquillamente suonare in diretta nell'impianto senza avere grossi problemi. È indicata anche per ampliare quello che può essere un parco suoni in uno studio di registrazione, perché magari davvero noi abbiamo un amplificatore vero e vogliamo avere un suono differente, ad esempio abbiamo un Marshall e vogliamo avere un suono Fender e non abbiamo la possibilità di averlo, ecco, una pedaliera come questa può darci un suono che assomiglia in maniera molto molto convincente a un amplificatore emulato, ok? Può essere utile per un chitarrista che ad esempio deve andare a suonare su una nave, una situazione similare dove deve affrontare dei viaggi in aereo e quindi una situazione come questa è assolutamente indicata, oppure per quanto mi riguarda può essere anche un modo per sentire la sonorità di diversi amplificatori che magari noi non abbiamo ancora provato. Ad esempio, non so come suoni un Mesa Boogie Dual Rectifier, ad esempio, ecco, sicuramente questo non è uguale, ma mi può dare un'idea del carattere di un amplificatore, quindi anche da un punto di vista della curiosità questo sicuramente è una caratteristica a favore di questi sistemi digitali. Faccio il video ora a gennaio del 2019, quindi ci sono alcune voci che abbastanza insistenti che dicono che la GE300, quindi la sorella maggiore di questa pedaliera, sarà in uscita e presentata al NAMM del 2019, quindi tra qualche settimana, per cui magari se siete interessati all'acquisto forse potete aspettare di vedere che cosa succederà nelle prossime settimane. Ad ogni modo, a un prezzo ormai inferiore alle 300 euro, io credo che questo prodotto sia davvero un prodotto veramente, veramente molto valido. Non mi pagano per dire queste cose, semplicemente la mia opinione sincera di chitarrista, di utilizzatore. Non ho avuto la possibilità di fare confronti con altre macchine digitali, ma sono tutte comunque più costose. Una molto interessante sarebbe da provare la Line 6, l'HX Stomp, che ha una dimensione comparabile anche se non ha il pedale d'espressione, ma avendo lo stesso motore audio, diciamo, della Helix, è sicuramente una cosa interessante. Se avete qualsiasi domanda o dubbio, mi raccomando, fatemelo sapere con un commento qui sotto. Io spero che il video sia stato utile. Non ho fatto clip audio perché ne ho fatte parecchie in questo mese, vi invito quindi a vedere i video passati del mio canale. Io vi saluto ragazzi, per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!